Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo video lo faccio per farvi vedere come e quando bisogna iniziare a stringere un pochino le famiglie. Allora, questa è una famiglia che ha subito lo salico gocciolato dopo la sostituzione della regina, quindi qui non abbiamo le strisce, non abbiamo niente, abbiamo fatto solamente il giro di gocciolato dopo il blocco per la sostituzione. Allora, come vedete, la popolazione anche qua è discreta, non è che sia over the top, però diciamo così è in linea con le altre cassette che ho qui in apiario. Io ho già cominciato a tirare fuori delle sponde. Allora, questa qui, adesso qua c'è una ragnatela che era lì tra le arnie. Questa qui è una spondina che è mezza sponda, non c'è nettare, c'è una mezza sponda di miele e niente di più. Allora io questa qua la metto da parte anche perché non è completamente coperta dalle api e procedo oltre. Adesso vi faccio vedere, io l'ho già fatta saltare, ho detto faccio il video così faccio vedere quanto c'è da stringere e quando va stretta. Ecco, qui c'è un'altra spondina che è mezza, però questa non la tolgo perché ci abbiamo un po' di nettare, quindi la teniamo come sponda. Adesso terrò monitorato nelle prossime visite che venga comunque riempito il telaio, deve essere riempito bene, e lo lascerò come sponda. Qui abbiamo un altro telaio abbastanza pesante dove c'è del polline misto nettare con una bella zona di mielo percolato. Quindi questa qui è una seconda sponda. Dove troviamo il polline, praticamente lì inizia l'operatività dell'alveare. Noi sappiamo che le api sono organizzate in un certo modo, mettono miele, dove comincia ad esserci il polline comincia a esserci poi della covata lì vicino. E infatti guardiamo nei favi più centrali abbiamo la covata va bene, è compatta, è abbastanza estesa per il periodo, c'è una bella corona di miele che gira tutta attorno alla covata, prende anche il fianco del favo con il suo nettare. Attorno alla covata abbiamo ancora un po' di polline comodo per nutrire la covata lì vicino, e quindi lo teniamo. Adesso queste api qua che nasceranno cominceranno a essere le api invernali. Qui abbiamo un favo di covata, questo favo qua è un pochino scarso perché non ha corona, si vede che qui la regina, eccola qui la regina, ha continuato a covare da legno a legno fino a stagione inoltrata perché soprattutto perché è una regina giovane e di conseguenza è molto pimpante rispetto alle altre regine che magari hanno un paio d'anni. Andiamo avanti. Questo telaio qua è già più pesante perché ha le sue belle corone e ha il suo nettare. Comunque la covata è bella estesa, la vediamo qui che è bella estesa, è ben coperto dalle api, quindi lo teniamo anche lui da parte. Logicamente se poi ci sarà da stringere ancora lo vedremo nella prossima visita che io farò tra circa un mese. Adesso le api si guardano molto poco. Allora anche qui la corona c'è, il nettare c'è, il mielo percolato c'è tutto attorno alla covata, idem da questa parte, quindi andiamo bene anche qui. Questi favi qua dove c'è covata, man mano che si andrà verso l'inverno aumenterà la corona di miele e diminuirà invece lo spazio dedicato alla covata. Tutte le regine, diciamo così, buone tra virgolette fanno in questo modo, lavorano in questo modo, quindi in primavera espandono la covata. Adesso che andiamo verso la fine della stagione, la covata si restringe per mettere il miele più possibile attorno alla covata. L'ultimo favo, qua c'è una bella sponda di scorte, è abbastanza pesante perché abbiamo anche del nettare. Se il nettare, vedete di qua c'è più nettare, io la parte dove c'è più nettare la giro verso l'esterno del nido per favorire la deposizione di nettare nella parte dove ancora ce n'è poco.
Quindi questo nido qua io lo stringo di uno, metto il mio nutritore che fa anche da diaframma, da 8 lo porto a 7, questo favo qua lo lascio così con il miele dentro. Se volessi farlo consumare basta che io vado a crepacciare in questa maniera qui il favo, se lo vado a crepacciare così viene completamente svuotato e viene liberato per la covata in primavera. Però adesso non è il periodo di fare queste operazioni se non si vuole rischiare un saccheggio micidiale, perché finché usiamo dello sciroppo le api sono attratte dallo sciroppo e può provocare degli inizi di saccheggi, ma se andiamo a crepacciare un favo di miele qua andiamo proprio a cercarcelo il problema. Ecco, quindi abbiamo già cominciato a stringere un favo. Tra una ventina di giorni io vengo, ricontrollo, vedo se la covata si è ristretta, vedo se hanno riempito i telai centrali di covata e se c'è bisogno toglierò un altro favo e lo metterò all'esterno e procederò in questo modo fino al completo invernamento. La cosa più bella da fare sarebbe, quando comincia a esserci freddo, vedere da che parte va il glomere. Io lo so già dove va il glomere. Le mie api, quando sono in blocco e sono in glomere, si mettono tutte verso questa parte di Arnia, perché è la parte più calda ovviamente. Il sole sorge ad est, questo apiario qua è orientato a sud-est, quindi in inverno la parte più esposta sarà questa e il glomere io lo troverò da questa parte. Voi fate caso anche alle vostre arnie, se è il primo anno guardateci dove si mettono a fare il glomere, perché da quella parte voi dovrete cercare di concentrare la parte con più miele dei favi, quindi faciliterete la nutrizione invernale delle api, perché quando le api sono in glomere fanno molta fatica a spostarsi trasversalmente sui favi, perché devono scavalcare i favi, fanno molta meno fatica invece a muoversi in maniera verticale seguendo l'ordine dei favi, e alcuni addirittura mettono sul melario con dei favi sporchi di miele, perché dicono che le api salgono a nutrirsi senza dover scavalcare il favo. Io cerco invece di operare in questo modo, controllo, conosco le mie api, conosco l'esposizione dei miei apiari, quindi so dove formeranno il glomere, e in quella parte dove il glomere si forma tutti gli anni, perché è la parte più calda, io andrò a concentrare la maggior parte di scorte invernali per agevolare il prelievo di miele. Ecco, questo è un suggerimento molto prezioso che dovete farne tesoro, perché se avete le scorte basse e magari l'alveare ben popolato, sono queste piccolezze che vi fanno salvare l'annata, non vi fanno perdere le famiglie. Un altro segreto che io utilizzo è togliere i cassettini del antivarroa. Io non li metto mai, ne metto qualcuno a campione quando faccio i trattamenti e basta, ma non su tutte a campione. Non sono un maniaco del cassettino, perché voglio lavorare con la maggiore areazione possibile. Qui in pianura padana sappiamo che l'umidità è sempre altissima, tranne in questo periodo qui, adesso che non piove, però in inverno l'umidità è altissima. Se in inverno abbiamo più areazione, il glomere delle api sarà più facilitato a formarsi e meno le api si muovono, quindi più stanno al freddo, meno consumeranno miele. Più le api sono al caldo, più consumeranno miele. Io vedo apicoltori che hanno la mania di coibentare il coprifavo, di coibentare le arnie, di chiuderle, ma secondo me è esattamente il contrario che bisogna fare, perché quando le api vanno in glomere i consumi si riducono drasticamente, e questo non è altro che un bene per l'apicoltore e un bene anche per le api. Quindi non abbiate paura di dire che le api prendono freddo, perché le api non prendono freddo, piuttosto c'è il problema dell'umidità che la fa da padrona qui, soprattutto nelle nostre zone. Poi quando sarà da fare l'invernamento vi faccio vedere per filo e per segno quello che faccio io, con tutti i miei trucchetti che adotto
e che ho sempre adottato, che mi hanno sempre portato ad avere un minimo di perdite, alcuni anni addirittura 0 perdite. Quindi ragazzi, rimanete collegati e seguite i miei video, perché vi darò dei consigli preziosi, soprattutto per chi ancora non ha invernato le sue api, per fare le cose al meglio senza perdere le vostre api. Ragazzi, adesso qua addrizzo il telefonino, eccoci qua. Per questo video è tutto, sono 10 minuti di video. Come al solito vi ringrazio di seguirmi, siete davvero in tanti e sono molto contento di questo. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Io vado avanti con i lavori, quando ho qualcosa di dirvi registro e poi programmerò il video per essere pubblicato al più presto. Ciao a tutti!